Trenini Conti per vecchi appassionati. Pensate, la fabbrica già esisteva a fine dell'Ottocento e costruiva giocattoli. Verso gli anni 40, 1940, si è spostata in uno stabilimento di Bollate, che era un opificio, e ha iniziato a produrre trenini, quindi trenini elettrici prodotti a Bollate. Questo è un quadro che rappresenta lo stabilimento. Allora, io posseggo, mio papà aveva comprato negli anni 60 un trenino e qua ho il locomotore, un E424, la riproduzione, che ho smontato perché malauguratamente prima andava, ma le ultime volte che ho voluto farlo girare un po' non andava più. Insomma, i carboncini. Ecco, prima notizia per chi possedesse Trenini Conti. Un bravo negoziante di Milano di trenini mi ha detto di provare i carboncini della Marklin. Ecco qua, Marklin 600-300, credo che siano quelli per l'HO loro, e li ho cambiati, li ho montati dove, non mi ricordo già più, qua, dove ci sono queste due viti, le togli e ci sono delle mollette e inserisci da una parte quello di carbone e quell'altro non so di che materiale sia dall'altra parte. Dopo un po' di giro, perfetti, vanno. Ecco, eccolo qua, il locomotore che poi vi farò vedere nel dettaglio. Ecco, devo dire, questo bellissimo libro è scritto da Carlo Costamagna. Io non mi ricordo come sono riuscito a entrarne in possesso. Forse è nuovo, forse con internet. Qua ci fa la storia dei modelli, i primi, un po' più rotondi, cioè con angoli più rotondi, fino a quello che posseggo io, che dovrebbe essere quello più squadrato. Non è proprio l'ultimissimo, ma quasi. Leggevo anche, adesso passiamo al modellino, ecco il locomotore nelle sue due parti. Dicevo che sì, è uno degli ultimi, però versione economica, mi fa notare Carlo Costamagna, perché la versione lusso aveva due motori, invece qua ce n'è uno solo su un carrello, quest'altro è libero, porta la corrente. Qua c'è un contrappeso esagerato, guardate, arriva quasi a 1 chilo questo, mentre invece è molto leggera la livrea, che anche lì leggendo ho letto che questa versione è in presso fusione, con dettagli più realistici, i pantografi che sarebbero anche funzionanti, se volevi compravi la linea elettrica e gli davi la corrente da lì. Ma passiamo al motivo per cui non l'ho ancora rimontato. Bene, i carboncini funzionano, la trazione c'è. No, volevo anche, siccome ha le lampadine frontali e posteriori ai fanali, ecco qua c'è una prima parvenza di plastica che io ho incollato perché veniva via per trasferire un po', manco fosse fibra ottica, la luce. Questo è messo male. Ho tagliato invece la linea elettrica perché tanto non la prenderò mai e impacciava nel montaggio. Ho tagliato un filo. Dicevo, le lampadine, ci sono queste minuscole lampadine incandescenza che poi vi farò vedere nella macro, farò delle fotografie macro. Ecco, anticipo già che qua per appassionati di trenino ma anche di fotografia ho pronto l'anello e insegnerò un trucco, molti lo conosceranno anche, per fare la macro spinta, perché qua si tratta di riprodurre lampadine. Ecco, queste sono quelle nuove che mi sono arrivate, che ho scoperto che hanno l'attacco che si chiama, è un attacco Edison, pensate, Edison Lilliput, e invece di essere a filamento sono a LED caldi, vedete, giallino. Insomma, queste qua una l'ho già montata, adesso sono incerto se fare tutte e due nuove o tenere buona e vedere la differenza con l'alogena, con l'incandescenza, e far girare il trenino.
Per il momento lo farò senza livrea. Sono tornato dopo il test, che chissà come posso farvi vedere sono felice perché la lampadina funziona ed è già un risultato. Se pensiamo che sto mettendo insieme tecnologia degli anni, fine anni 50, anni 60, con LED prodotti ad Hong Kong nel 2020, è già una soddisfazione. Però devo dirvi, dai miei ricordi, è molto più bella la luce dell'incandescenza. Pertanto lascio l'unica lampadina funzionante che ho diciamo sul davanti, e dietro l'ho sostituita a LED. Mi terrò via le 3 perché devi comprarne 4, ma per pochissimo, di scorta, e basta. Ecco, adesso bisogna inserire, dovrebbe essere tutto bloccato, la livrea con molta attenzione, però spingere, vabbè, poi lo faccio io, e avvitare e mettere 2 viti qua nella parte superiore. Ce l'ho fatta, ho richiuso le vitine, queste qua, 2, ci voleva un po' di pressione, e questa è la meraviglia del 424C, locomotore elettrico degli anni 50. Io ci ho viaggiato sicuramente. Adesso invece dai trenini alla fotografia. Ecco qua. Questo qua è un 50 mm Canon FD. L'obiettivo usato capovolto ha un grande potere di ingrandimento. Pertanto, una maniera per farla macro a basso costo, ma macro spinta, è montare l'obiettivo non col lato posteriore, ma col lato anteriore verso il corpo macchina. Esiste l'anello, questo qua, c'è solo il diametro, il 55, che tu fissi come fosse un filtro, e dall'altra parte è l'attacco Canon per il corpo Canon che avevo. Ora col digitale io sono passato alla Fuji, recentissimamente ho preso la Fuji X2 Pro, e ovviamente anello per montare qualche FD che ancora ho. Vediamo se funziona. Sì, funziona. Questione di allineamenti. Il pallino rosso, che è il solito riferimento, con questo pernino, l'anello, che ha il suo simbolino rosso, questo qua cos'è, della KF Concept, e precisamente lo monti e poi stringi l'anello dell'adattatore per montare l'obiettivo capovolto. E qua ho il mio attacco Fuji X, ovviamente manuale, non c'è nessun contatto. Vediamo cosa riesco a combinare. Allora, questo qua adesso è diventato un obiettivo macro per distanze molto ravvicinate, e io voglio vedere se riesco a fare nel rapporto 1 a 1 questa lampadina piccola piccola. Questa è una punta, vedete l'unghia, considerate il diametro dell'attacco Edison Lilliput è 5 mm. Ancora un'altra cosa, quando montavi l'obiettivo sulla macchina da questa parte potevi usare lo stop down, cioè c'era una levetta nel corpo macchina che ti faceva andare i diaframmi in manuale, cioè non in manuale, nelle reflex. Sapete che al momento della misurazione c'è un meccanismo che apre comunque il diaframma per fare la misura e dopodiché lo chiude. Però c'era in aggiunta, ecco, questo pezzetto che stringi con la ghiera, e adesso lo stop down funziona davvero. Vediamo se lo vedete. Apro tutto, dai, e chiudo. Bisognerebbe farlo su un fondo più chiaro. Ecco, forse ho trovato. Dai. Vabbè, fidatevi. Adesso il diaframma è comandato, però non arriva a 16. Ecco la mostruosità. L'obiettivo capovolto, un anello adattatore, questo fa solo funzione un po' di paraluce, ma soprattutto spinge il pernino. Ora ovviamente adesso la macchina, ma questo me lo permette, la dovrò usare col diaframma manuale, messa a fuoco manuale, ma approfitto del tempo di esposizione in automatico.
insomma faccio una priorità verso l'otturatore, priorità dei tempi si diceva. Vabbè, io scatterò la fotina di questa lampadina e magari qualcos'altro. Dopo vi faccio vedere i risultati. Barescu. Bene, guardate, giusto per avere un'idea, a questa distanza la lampadina è a fuoco. Non credo sia proprio un rapporto 1 a 1, ma ci stiamo andando molto vicini. Pertanto lavori anche comodo. Cos'è? 15 centimetri. Ecco qua, sempre trattandosi di macro spinta, però affronterei anche un nuovo discorso. Abbiamo provato l'obiettivo, questo Canon, per il formato 135 o 24x36 o Leica, adesso lo chiamate full frame. Invece c'ho anche questi tre, vedete, questi obiettivini, ne ho un po', che sono per il formato 16 mm, che è piccolino, diciamo che paragonato al digitale è un po' più piccolo del micro 4 terzi. Ecco, ho provato, ho qui con me un macro, questo per la verità è un 50 macro sul 16, poi bisogna fare i conti, ma più che i conti io dico bisogna fare prove, bisogna sempre fare i provini. Poi ho un 25, sì, e un 16. Anche qua, anello, 10, ma 11 euro, veramente poco. Un anello passo C, attacco Fuji. E poi però, vedete, ho messo un tubo di prolunga da 20 mm. Poi ci sarebbe quello da 5 mm, piccolo piccolo, e questa sberla qua che è da 40 mm. Insomma, allontana l'obiettivo e permette di fare macro molto spinte, perché infatti poi la combinazione vincente è questa. E tra l'altro, miracolo, non vignetta, non so per quale motivo, allontanando l'obiettivo non ho più nessuna vignettatura per il piccolo formato. E ho fotografato, la lampadina l'avevo fatta col Canon, e ho fotografato questi omini che gli appassionati dei trenini riconosceranno. Scala N e scala HO. Guardate che questi sono proprio minuscoli, chissà quant'è, 1 centimetro, contro invece quelli della HO che saranno, vaffanbagno, circa il doppio. Questa è una scala 1,87 mi sembra, e questa 1,116 se non erro. Va bene, vi allegherò poi, cioè metterò in montaggio le immagini scattate. Certo, con il 25 è un tubetto di prolunga, lo vedete, la distanza di lavoro è proibitiva. Cos'è? Veramente pochi centimetri. Però i risultati sono interessanti. Qua invece ho messo il tubo di prolunga più lungo. Dopo guardo i dati, bella sberla. E questa è la distanza. Ecco la migliore combinazione. Un 25 mm per il 16 mm formato, con un tubetto da 2 cm. E questo qua è gestibile. Sono a una distanza di 3-4 cm e la qualità è buona.